Buongiorno a tutti e ben ritrovati ai video di FotoArte. A me non piace fare i video quando esce la novità, descrivervi un prodotto che non ho ancora provato. Ecco perché arriva un po' a distanza di tempo la video recensione della Nikon D810. Ho provato la 800 e adesso, dopo un anno di attività con la D810, possiamo trarre un po' di conclusioni. Sapete che quando è arrivata sul mercato ha scombussolato tutto quanto perché 36 megapixel, sì d'accordo la Sony Alpha, però questa è una Nikon, un corpo totalmente diverso, una reflex, ed è la camera che un po' tutti quanti ci aspettavamo. Perché? Perché non siamo mai contenti, non ci andavano bene i 12, poi i 18, i 20, i 24 megapixel, ne volevamo di più. Allora la domanda è questa: ne vale la pena? Vale davvero la pena avere una macchina da 36 megapixel o addirittura da 50 megapixel come si vocifera della 5DS e 5DSR della Canon? Insomma, questa corsa ai megapixel serve davvero a qualcosa? La risposta l'avete soltanto voi, perché soltanto voi sapete che cosa dovete fare e che cosa farete con una macchina. È evidente che nei corsi di fotografia non ho mai visto nessun allievo che si presenti al corso con una D800, una D810. Si parte generalmente con camere molto più alla mano per scoprire, per capire cosa ci piace e soprattutto anche per una questione economica. La D810 non è certo una macchina alla portata di chiunque e sono convinto che sia andata nelle mani dei professionisti, principalmente dei grandi appassionati, cioè degli appassionati evoluti, quelli che definisco così, e forse anche nelle mani di qualche ricco dentista o di qualche ricco imprenditore che vuole sempre la macchina all'ultimo grido e poi magari si scontra con le difficoltà. Certo, cominciamo a parlare di questo, difficoltà. Beh, difficoltà è un po' eccessivo, però possiamo dire che la D810 non è una macchina intuitiva. Non è la D700, non è la D750, che è una macchina strepitosa, è una macchina, se volessimo paragonarla ad un'automobile, potremmo dire che è una macchina sportiva, una macchina specializzata. In altre parole, non è la comoda berlina che ti accoglie, ti fa andare veloce, ti fa viaggiare in sicurezza, viaggiare tranquillo, frena quando serve. Questa è una macchina sportiva, grandi prestazioni, ma ti richiede di essere guidata, di essere indirizzata in curva, continuando con i nostri paralleli con le automobili, di frenare al momento giusto, di trovare il punto di corda. Non voglio annoiarvi con questo, ma vediamo specificatamente la macchina. Non è, vi dicevo, una macchina friendly use, perché innanzitutto sapete come la D800 fosse stata afflitta dai problemi di micromosso, ed è intuibile la spiegazione. Abbiamo un sensore che ha sempre queste dimensioni e ci stiamo ficcando dentro sempre più pixel con tutti i problemi che ci sono. Ma sulla D810 il passo avanti è notevole, davvero il micromosso che anche su teste importanti, su teste di cavalletti importanti, era qualche volta visibile, con la D810 non ve n'è più traccia. Però mi raccomando, sempre a patto di utilizzare un cavalletto solido, di avere una bella testa e di poggiare anche su un terreno solido, perché vi confesso che spesso fotografando sulle Alpi, sulle Dolomiti, dove sapete che in un bosco o su un terriccio non c'è una solidità come può essere quella dell'asfalto stradale, bisogna anche dare un occhio ai tempi, quindi non allargarsi troppo, perché comunque un po' di mosso è sempre in agguato. Ma una delle caratteristiche più belle di questa macchina, è lavorare ai bassi ISO. Nikon rispetto a Canon si dice ISO invariante e questa è una caratteristica straordinaria che i sensori Sony ci hanno abituato a vedere, e cioè che si lavori a 32, a 64 ISO oppure a 400 o a 1600, la cromia, la varianza cromatica è molto contenuta, cioè è quella a tutto vantaggio della finezza espressiva, del bilanciamento del bianco, cosa che per esempio sulla più grande concorrente, che è Canon, abbiamo dei riscontri diversi man mano che ci spostiamo verso il basso, ma soprattutto, ahimè, quando andiamo a lavorare ad alti ISO.
parzialmente corretti sulle nuove ammiraglie dalla Mark III in su, però comunque questa varianza è percettibile. E allora torniamo ancora alla domanda principale: vale la pena spendere questi soldi per una D810? Posso portarmi a casa dei bellissimi file anche con la D750, la D600 e tutte le varie numerazioni di questa categoria. Ma sì, certo, anche con una D300, però la differenza poi la andiamo a vedere nel momento in cui apriamo le foto. È vero che 36 megapixel implicano anche una filiera di software e hardware abbastanza accordata, perché vi ricordate che si porta ad esempio sempre la famosa D200 perché in quell'epoca ci fu un primo spintone, un primo grande upgrade di tutto quanto, di software, dei computer, delle macchine appunto digitali, e vi era una certa omogeneità in tutto il sistema e quindi era molto fruibile anche per questo. Chi pensa di passare a una D810, ad una Sony 7R o ad un dorso digitale, meglio ancora, deve fare anche i conti con i software e gli hardware, quindi con dei computer, con dei volumi anche di capacità di memoria maggiori per lo stoccaggio, per tenerli in archivio e per l'elaborazione. Certo che i punti a favore di una macchina come questa sono davvero tanti. Nel corso del video scorreranno delle immagini. Per esempio a me ho trovato moltissimo giovamento a lavorare sul paesaggio 32 a 64 ISO. Davvero ci stiamo avvicinando molto a quelli che erano i primi dorsi digitali. Se ancora oggi però mi chiedete se vale più un dorso da 16 o 22 megapixel rispetto ad una reflex come questa, la mia risposta è che un dorso digitale secondo me è migliore, perché comunque ha una resa che è più vicina a quello che piace a me, e quindi ad una naturalezza, ad un minor intervento in post-produzione rispetto ad una macchina che ha tantissimi vantaggi come una reflex moderna quale è la D810. Allora continuo a domandare, vale la pena? Beh, certo che vale la pena, perché oggi come oggi portarsi a casa delle foto che possono essere spendibili anche in un formato molto grande, sì, ma tenete presente che un professionista la maggior parte delle foto con 36 megapixel li ridurrà, perché molte vanno sul web, molte vanno per riviste che si accontentano di un 10x15 piuttosto che tutta la pagina, quindi si lavorerà sempre in downsampling, ma con dei contenuti davvero di eccellenza. Infatti, se vi ricordate anche nel video della 5D, quando uscì molti anni fa, il grande vantaggio di queste macchine è quello di poter ridurre la post-produzione. Infatti, quando con un software di quel tipo andate a correggere il bianco, andate a correggere la luminanza, il contrasto, non muovete pochi pixel, ne muovete tanti, e questo significa calibrare molto meglio il file, avere meno intervento massivo, che è sempre preferibile, e dico la verità, le maschere di contrasto sulla cutanza con macchine come queste possono essere, dico, quasi tralasciate, perché il file è davvero abbondante, è davvero molto bello. Il RAW senz'altro è preferibile al JPEG, il JPEG di Nikon in certi casi non è così pronto come quello Canon. Chi lo sa, sono gli algoritmi che ha la macchina in camera, ma il JPEG che fornisce la Nikon lo trovo ancora un pochettino inferiore a quello Canon. Quando lavoriamo in RAW, in questo caso NEF è il suffisso proprietario, non c'è più alcuna differenza. Camera RAW è veramente una meraviglia e vi ripeto, è possibile bilanciare molto bene il file con piccoli spostamenti, quindi senza intervenire troppo. Il recupero delle luci, delle ombre è davvero, davvero miracoloso, potremmo dire, rispetto ad altre reflex che non hanno questi grandi pixel. Un'altra domanda che mi viene sempre posta è: ma è meglio questa o la Sony A7? Sapete che il sensore è quello, perché stiamo parlando sempre di un sensore Sony da 36 megapixel. Beh, anche qui due scopi diversi, due macchine fotografiche diverse, una mirrorless e una macchina invece reflex. Beh, difficile dare una risposta, perché il vantaggio della A7 è poter montare
qualsiasi ottica o quasi. Qualsiasi intendo dai Leica M agli Exanon della Konica, persino a lenti che hanno tiraggi inferiori, quindi permette davvero di avere un parco ottiche per chi, come qualcuno, può avere in casa delle ottiche d'eccellenza, davvero fruibile e specifico per ogni fotografia, cioè per ogni situazione fotografica che andiamo a fare. Con la Nikon sappiamo che, avendo un tiraggio di un certo tipo, soltanto alcune ottiche possono essere montate. Nel corso del video inserirò una foto fatta con un 50 Summicron Leica della serie R, è evidente, che ha delle prestazioni davvero notevoli. E allora questa o quella dipende sempre da quello che dovete farci. Se abbiamo visto un Pro per la A7R abbiamo dei contro, perché? Perché per lavorare con queste ottiche abbiamo sempre bisogno di innesti e di raccordi, cioè di anelli a baionetta costruiti da terze parti, che per quanto siano sempre in evoluzione, quindi le tolleranze siano sempre minori, è vero che non c'è mai la stessa capacità di accoppiamento che ha un'ottica nata per la stessa camera. Vero è che il parco Sony ha delle ottiche Zeiss strepitose, quindi potremmo anche pensare di non comprare nulla di più o aggiungerci altro. È anche vero che chi è un appassionato di fotografia come sottoscritto e ha delle ottiche che sono dei veri gioielli in casa, è bello continuare ad usarle. Il sensore però, come prestazioni generali, devo dire che è superiore a questo. È superiore quello della Nikon per tanti piccoli fattori, devo dire difficili da descrivere uno per uno. Non vi sto parlando del pixel per pixel, che è una cosa che lascia anche un po' il tempo che trova per chi ama la fotografia, ma confrontando anche a monitor, è evidente, sono bel monitor, i due scatti con il medesimo obiettivo nelle stesse prestazioni e condizioni, c'è una resa più bella per quel che riguarda Nikon. Voi direte è un'opinione personale, io vi risponderò sì, è un'opinione personale, perché dati a riguardo sì, potremmo andare a vedere la caduta, la capacità del sensore di raccogliere, sì, ci sono senz'altro, le lascio a chi studia queste cose e internet è piena di informazioni in questo senso. Come sapete, PhotoArt vi parla di un'esperienza sul campo diretta, senza troppi metodi e metodologie che, ripeto, lasciamo a chi studia queste cose. La pratica ci dice che un file di 810 è superiore a quello di una Sony, chiuso per quel ovviamente che riguarda poi il campo specifico di una fotografia fatta su un cavalletto oppure a mano libera, comunque in questi ambiti che sono quelli del paesaggio, dello street, non certo per portarsi a casa una foto, perché tirare fuori una macchina compatta così e scattare è molto meglio che utilizzare una macchina che è abbastanza massiccia. A proposito, Nikon, a Nikon va riconosciuto un fatto, che voi abbiate una F100, una D200, D300 o una D810, siete a casa, la prendete in mano, la impugnate, questa è una Nikon. E questa solidità ve la trasmette solo Nikon, non ci sono Canon o Sony che tengano Olympus. Nikon è Nikon, cioè una macchina solida, robusta, costruita bene, dove ogni dito sa dove andare a muoversi e pescare il tasto giusto nel momento giusto, quello che si chiama family feeling, l'ho costruito dalla F100 in poi, è un merito che va riconosciuto, così come sapete, lo ribadisco sempre, a Nikon va riconosciuto il fatto di poter montare ottiche dei primi anni, quindi ancora della serie F, con l'innesto manual focus a baionetta F, fino alle ultime. Su questa macchina possiamo montare obiettivi manuali costruiti anche 40 anni fa e funzionano perfettamente, anzi molto bene. Quindi questo va riconosciuto. Poi, in quanto all'ergonomia, potrete trovare tantissime informazioni in rete. Le cose che vanno senz'altro a favore della Nikon di questa Nikon sono senz'altro la capacità di poter, per esempio, ridurre il formato, lavorare anche col formato aureo, il classico 4/3, fare il panoramico che ormai fanno tutte le camere, ma lo scatto, che era uno dei problemi della D800, uno scatto abbastanza secco, uno scatto che introduceva vibrazioni, è diventato veramente una meraviglia su questa nuova macchina, perché è molto morbido, è uno scatto che si sente ammortizzato benissimo, uno scatto dove i passi avanti sono notevoli.
Del resto era uno dei problemi maggiori che affliggeva la D800. Ecco perché questa è almeno 2-3 step avanti. Al di là dei firmware, al di là di queste modifiche che ci hanno dichiarato, secondo me, avendole usate entrambi, c'è molto di più di quello che ci hanno raccontato i giornali e i report di casa Nikon. La macchina è molto bella, è una macchina vi ripeto, le funzioni sono quelle classiche, quelle solite. Vogliamo dire che magari era preferibile avere lo specchio alzato con l'autoscatto, giusto per introdurre ancora meno variazioni, con un autoscatto impostato nella macchina senza quello esterno. Dobbiamo ricorrere a quello esterno, poco male, non importa, però per esempio in questo caso Canon ci avvantaggia perché ha questa possibilità di fare tutto in camera senza il telecomando. Lo dico per chi come me nello zaino mette e misura i grammi quando ci si sposta in alta quota, e anche il telecomando a volte può pesare, o comunque è un impiccio in più da montare, da smontare per ogni scatto. Detto questo, c'è un altro aspetto che non va dimenticato su una macchina come questa. Chi la compra? Allora, il professionista è professionista, quindi ha un parco ottiche di un certo tipo, è abituato ad un lavoro, probabilmente lavora anche con dorsi digitali, quindi con una qualità assolutamente avanzata, una qualità, una esigenza di qualità deve essere riscontrabile su tutta la filiera di cui vi dicevo prima. La comprerà chi ha una D700, chi ha una 600 o una 750. Ecco, sul fatto 750 ci starei un po' attento, perché il file della D750 è un file molto più pronto di questa. Ve lo dicevo all'inizio, questa non è una macchina che si mette in cavalletto e si scatta e si ammira la foto. Bisogna pensare a cosa stiamo fotografando e guidare la macchina. Quindi una macchina che riterrei per un amatore esperto, non per forza un professionista, ma un amatore esperto, cioè un fotografo già un po' evoluto, in grado di capire se per esempio i 32 ISO a un trentesimo di secondo sono più efficaci di un centesimo di secondo però con 100 ISO. Sono tutte piccole cose che vanno prese in considerazione. Lo stesso sulle lenti. Perché? Perché il parco lenti con una macchina come questa diventa davvero importante. Ho qui due grandangolari, un 14 mm della Sigma e 15 mm Zeiss. Se li monto su una Nikon D700 vedo quasi, mi perdonerà Zeiss, vedo quasi lo stesso file, un po' più di aberrazione, un po' più di distorsione, d'accordo, con il 14 mm, in quanto ad accutanza, in quanto a resa complessiva, sono accettabili entrambi. Il divario si allarga non appena li monto qui, allora ecco che i difetti di una lente che non è l'eccellenza del grandangolare emergono tutti, ma anche i pregi di una lente top quality vengono fuori e vengono esaltati. Ecco dunque uno spunto di considerazione per chi desidera, per chi ha voglia di comprarsi una macchina di questo tipo. Bisogna anche pensare al parco ottiche, perché ritengo che sarebbe invece più opportuno tenersi su un modello lievemente più basso. 24 megapixel della 750 sono più che sufficienti per garantire una gamma che, devo dire la verità, è quasi equivalente se non sappiamo dove andare a tirare fuori tutte le capacità che un sensore della D810 ha, e soprattutto consente di lavorare anche con degli zoom, con ottiche un pochettino meno performanti, livellando il livello di quello che è la performance generale. Uno zoom su questa camera denota già una fiacchezza che nel momento in cui volete fare una stampa fine art o una stampa importante comincia ad emergere. Sono cose che si vedono effettivamente. Se vi ricordate, il passaggio dal DX al full frame introdusse questa discussione sul fatto che alcune ottiche erano così belle ed eccellenti quasi sul formato ridotto, e sul full frame, per chi non le aveva mai utilizzate a pellicola si intende, cominciavano a denunciare delle piccole debolezze. Un'altra lente che sarà oggetto anche di un altro video, ma che vorrei mettere in gioco, è il 24 TCE, lo Shift di casa Nikon, che su altre camere ha una certa risoluzione, sempre bella, sempre, e sulla D810 sembra un'accoppiata eccellente, veramente molto bella, funziona davvero bene.
L'ultimo aspetto, e poi chiudiamo questo elogio ma anche questa analisi della D810, riguarda la post-produzione. Come vi dicevo, è veramente una goduria poter aprire un file e correggere le ombre, correggere le luci con una gamma dinamica che risponde prontamente e ci riporta a quello che era la scena che hanno visto i nostri occhi, che come sapete hanno molti più stop di un sensore digitale. Manca qualcosa a questa macchina? Ci avremmo potuto mettere qualcos'altro? Beh, senza che venga la pelle d'oca a Nikon, forse un display orientabile. Sì, perché in questo caso, visto che la macchina lavora su cavalletto, sarebbe stato molto utile, orientabile e di quelli anche estraibili, non solo di quelli che si muovono basculando sul dorso, perché sapete che oggi come oggi è sempre più bello sfruttare le possibilità che ci sono messe a disposizione e quindi per esempio effettuare dei punti di ripresa anche dal basso oppure in condizioni dove non è facile arrivare inquadrando nella camera. Siccome questa in particolare ha bisogno del cavalletto per portare a casa uno scatto decente, diciamo, sarebbe stato utile un display di quelli per poter anche mettere in basso, posizionare altrove e poter vedere cosa stiamo inquadrando. Magari sacrificando il flash di quelli estraibili in camera, che credo nessuno utilizzi su macchine come queste. Ma speriamo che la Nikon ci stia a sentire e magari provveda anche a questo. Ci domandiamo ancora una cosa, ce la domandiamo tutti e la risposta ce la sta dando un pochettino il mercato. La corsa ai megapixel continua? C'è davvero l'esigenza di andare oltre i 36, 40, 50, 80 megapixel? Parliamo del formato Leica, si intende. A mio avviso no. A mio avviso 36 megapixel sono anche eccessivi, sono anche tanti. 24, 28 secondo me è la misura giusta per poter lavorare e far lavorare bene anche queste lenti, cioè senza mettere troppo in crisi. È un po' il discorso che vi facevo all'inizio e spero di non annoiare le eventuali signorine e signore che sono all'ascolto del video, e cioè come avere un'automobile molto performante che però poi si finisce per lasciarla in garage perché è scomoda, perché consuma tanto, perché alla fin fine corre troppo. E lo stesso vale per le macchine fotografiche. Avere una macchina da 50 megapixel come può essere la nuova DSR sulla quale ho fatto degli scatti, diventano delle macchine super acute, super analitiche, forse mettendo un po' da parte la poesia fotografica. Volete davvero avere le due cose messe insieme? Serve un formato più grande. Speriamo che Canon, speriamo che Nikon e Sony accolgano le richieste di tutti noi appassionati e ci facciano un nuovo mondo fotografico. Ormai sapete che la miniaturizzazione consentirebbe di fare una macchina fotografica piccola come un fazzoletto di carta, come si intende l'astuccio del fazzoletto di carta, ma possiamo, grazie a questi microcomponenti, pensare ad un sensore un po' più grande, con allora sì, un 30 megapixel, 28, 27 che siano, ed una qualità nella resa fotografica davvero notevole. Vi ringrazio, state sintonizzati perché ci sono molti nuovi video che stiamo costruendo. Ciao!